Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche generali per la prima metà di aprile 2024. Ok, amici della bilancia, abbiamo due carte, il sole e il carro. Lo sento come se fosse un periodo di espansione, un periodo di divertimento, un periodo di anche decisioni, scelte. Per qualcuno il carro potrebbe rappresentare un viaggio o un qualche tipo di scelta che si deve affrontare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il link per le previsioni del 2024, per le tarot pratiche, insomma, date un'occhiata perché ci sono cose interessanti. Bene, la lettura è una lettura in generale, quindi vi darò il movimento energetico più importante del periodo. Poi andrò a fare degli esempi in vari settori per aiutarvi ad integrare la lettura nella vostra realtà. Prendete solo quello che vi risuona. Bene, andiamo a vedere amici della bilancia per il mese di aprile. Che energia c'è disponibile? Allora, partiamo con un 5 di coppe. Cinque di coppe, re di bastoni e regina di bastoni, wow! Nuovamente il sole, un cavaliere di coppe, un 8 di spade, e un 8 di bastoni. Devo dire che ci sono diverse figure. Per qualcuno potrebbe essere un rapporto di amicizia, mentre per qualcun altro potrebbe essere un rapporto di coppia, considerato che abbiamo il re e la regina di bastoni. Allora ragazzi, partiamo da questo 5 di coppe. 5 di coppe di solito è una carta che denota un certo tipo di tristezza. Adesso poi lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, però ho come la sensazione che ci sia con queste carte o un qualche questione da chiarire a livello di amicizia o a livello di coppia. Andiamo a vederlo con i mini tarocchi. Partiamo dal 5 di coppe. Abbiamo un fante di coppe, cavaliere di bastoni e asso di bastoni. È come se da un lato si volesse far qualcosa, si volesse intraprendere una qualche azione, ma in un certo senso ci fosse una sorta di paura nell'intraprendere questa azione. Per qualcun altro, ragazzi, potrebbe trattarsi di una sensazione di pentimento per quello che riguarda o aver fatto qualcosa o il non aver chiesto scusa. Può essere entrambe le cose, adesso prendete quella che risuona di più con voi. Andiamo a vedere il re di... no, queste sono troppe. Il re di bastoni. Abbiamo un 10 di spade e il mondo.
Devo dire che abbiamo cavaliere, re e regina di bastoni. C'è quasi tutta la famiglia al completo. Qui ragazzi è come se non arrivasse un certo tipo di risultato, un certo tipo di, ehm, mi viene da dire potere personale, perché quando c'è il mondo è perché è come se si volesse arrivare ad un compimento, ad un completamento, e anche il re comunque è una carta di questo genere che indica la fine di un certo tipo di percorso, e anche il 10 di spade è una carta di fine ciclo. Quindi qui per certi versi cioè, sì, o si deve prendere consapevolezza che qualche cosa sta giungendo a termine, oppure potrebbe essere che qualche cosa non è completo. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Temperanza e 3 di coppe, ragazzi. Io sento che molto ha a che vedere con l'amicizia, con il gioco, con un po' la leggerezza, perché qui abbiamo questo 5 di coppe che effettivamente appesantisce un po' il tutto. E con questa temperanza è proprio come se si avesse bisogno di rimettere in equilibrio un certo tipo di relazione, mi verrebbe da dire. O potrebbe anche essere un risultato. Magari è proprio quello che... Perché è come se ci fosse, allora, qui una sorta di pentimento in un'azione o in qualche cosa che si è fatto o in qualche cosa che non si è fatto. Ok? Probabilmente si sta aspettando una sorta di completamento, una sorta di vittoria, una sorta di risultato, un qualche questione che sia un po' più tranquilla, diciamo così. Adesso andiamo a vedere il sole. 10 di coppe, 7 di pentacoli e re di spade. È come se non ci fosse chiarezza mentale. E può essere all'interno di un gruppo familiare, visto che anche qui avevamo le 3 figure. Se fosse inerente a una relazione con qualcuno, ragazzi, sapete che le letture possono anche risuonare a specchio. Potrebbe essere un movimento da parte di qualcuno nei vostri confronti, che però non è completo perché mancano delle scuse, manca come un chiarire. Mettiamola così. Ed è per quello che abbiamo il sole al contrario, manca la chiarezza sul tipo di situazione, sul tipo di intenzione anche. Comunque diciamo che questo risultato sembra incompleto, come se ci fosse bisogno di qualche cosa di più. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. Regina di bastoni nuovamente. Scusate, cavaliere di pentacoli, torre e 10 di bastoni. Ragazzi, per qualcuno potrebbe risuonare come una relazione di amicizia che, diciamo, ha preso uno scivolone e di cui in questo momento ci si sta un po' pentendo, mi viene da dire, di aver fatto quell'azione, di aver, tra virgolette, tradito la fiducia o del partner o di questa amicizia piuttosto che dell'altra persona in generale. Qui abbiamo un cavaliere di coppe. Allora, vi dico che potrebbe arrivare qualche tipo di comunicazione che effettivamente con la torre potrebbe destabilizzare. Dopo abbiamo anche l'otto di spade. È come se ci fosse un avance, una proposta, come vi dicevo, o una comunicazione che in qualche modo vi destabilizza. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo il Papa e il 9 di spade. Mm. Dunque, se fosse il discorso della relazione a 3, ci potrebbe essere, che sia lavorativa, che sia come si dice, romantica,
È lo stesso, è come se ci fosse un contratto pregresso che in qualche modo vi dà da pensare, che in qualche modo ehm, vi fa un attimino rimanere lì, devo dire. L'otto di spade è una di quelle carte che vi fa sentire vincolati, bloccati, senza via d'uscita, ma la cosa positiva dell'otto di spade è che è tutta un'attitudine mentale, cioè cambiando l'attitudine mentale iniziate a vedere quali sono le vie d'uscita. Anche perché qui avete un 9 di spade, probabilmente c'è un qualche cosa inerente a questa situazione che è molto simile a qualche tipo di realtà che avete già vissuto nel passato, come se fosse una dinamica che si sta ripetendo. E qui con la carta della torre vi dicono di interrompere questa dinamica. Avete anche qui un 10 di bastoni, cioè è un po' come se vi dicessero o di lasciarvi indietro certe aspettative con questa persona, oppure di togliervi delle responsabilità. Cioè, quando vi dicono, ma è colpa tua o cose di questo genere, voi chiedetevi di chi è la responsabilità. Togliete la parola colpa e sostituitela con responsabilità. Di chi è la responsabilità di questa scelta? Andiamo a vedere l'otto di bastoni. Dunque, abbiamo un bel giudizio, un fante di spade e un bell'imperatore. Devo dire che qui, verso la metà del mese, non so se l'otto di spade è la stessa comunicazione di cui parlava questo cavaliere di coppe, la stessa notizia, potrebbero anche essere altre notizie che probabilmente, non lo so perché, mi parlano di svincoli contrattuali, di questioni che erano rimaste in sospesa e che si sbloccano a livello proprio burocratico. Non lo so che non c'è la giustizia, ma sento molto questa cosa del come l'immagine che ho io è del ritrovamento di un foglio scritto a mano con il numero, è un foglio di un atto notarile, fondamentalmente, perché sapete che ci sono i timbri, di quelli di una volta scritto a mano. È come se ci fosse un qualche cosa di vecchio che torna a galla e che in qualche modo vi dà un certo tipo di stabilità, di concretezza. Può essere o una presa di coscienza, tipo, siccome c'è il giudizio e prima vi ho detto che c'è una sorta di dinamica che si ripete, con il giudizio potreste identificare la dinamica e appunto interromperla. Devo dire che verso la metà di aprile le cose iniziano a prendere una certa velocità, ma l'imperatore cioè mi fa ben sperare, insomma, perché è una carta che vi porta verso la stabilità. È come se si dovessero creare nuove regole. Prima si rompe quello che non serve più del passato, quello che non porta al completamento, e dopodiché si creano nuove regole. Queste qui sono due carte di contratti e soprattutto il Papa. Vi dico, se state cercando un lavoro, anche se poi le letture sul lavoro le pubblicherò a parte con i segni zodiacali e poi le potete integrare con questa lettura, però se foste in cerca di lavoro o se state cercando di ampliare il vostro magari pacchetto clienti o cose così, devo dire ragazzi che ci saranno delle belle novità, voi non ve ne renderete conto subito, ma perché? Perché non avete la chiarezza mentale. È come qui se vi mancasse qualche cosa, se vi mancasse un equilibrio, vi manca, ho come l'idea che a qualcuno manchi questa capacità di comando. Il sole è una carta collegata al plesso solare, al io posso, io sono in grado. È la carta del potere finanziario, scusate la carta. E il plesso solare è il chakra del potere personale anche a livello di potere finanziario. E niente, comunque vi dico, vedo che le cose andranno per il meglio, si accelereranno verso la metà di aprile. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per darvi, due oracoli, per darvi un consiglio finale. Qua ce ne sono tre. Allora, qui abbiamo deserto emozionale e mi richiama un po' la carta del sole, carta numero 11, e parla di inattività e isolamento. E lo posso un po' rivedere forse qui con il 5 di coppe e un po' qui con l'8 di spade. Poi abbiamo elementali,
spiriti della natura e i 4 elementi. Può essere utile, carta numero 12, può essere utile, ragazzi, in questi casi fare proprio dei rituali con i 4 elementi. L'aria, io per esempio uso l'incenso per l'aria, c'è chi usa il palo santo, però qualcosa che faccia fumo per l'aria. E soprattutto ho come la sensazione che qui ci sia da riequilibrare proprio il contatto con la natura, il contatto con madre natura. E poi abbiamo la carta numero 26, azioni considerate e guardare avanti. Parla di fare dei passi con coscienza, con saggezza fondamentalmente. Guardate, il Papa molte volte fa anche riferimento a una guida di tipo spirituale, che non è necessariamente detto che sia un prete, piuttosto che una persona fisica, può anche essere un libro, piuttosto che un video. Quello che comunque vi aiuta a trovare la saggezza in modo da fare dei passi piccoli ma concreti. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Io sono ovunque tu sia, perché sono il tuo vero centro. Quando ne sei cosciente costantemente, sei al riparo, sicuro e senza timore. Quando fai un passo nell'ignoto, in luoghi e situazioni strani e non familiari, non sei mai solo. Io sono qui, a guidarti e a dirigerti, raddrizzando le vie tortuose e spianando il terreno accidentato. Che interessante. Ragazzi, mi verrebbe da associare questa carta un po' all'energia del matto, ma in senso buono, nel senso che il matto ha una fiducia per la vita e anche qui parla di fare passi coscienti. Non so perché, ragazzi, per qualcuno può essere importante se avete animali da compagnia, ma soprattutto gatti. Provare a, come vi posso dire, a instaurare una comunicazione con i gatti. Non so perché mi è arrivato questo, io lo dico, e magari qualcuno risuona, qualcuno no. Bene, questo è quello che avevo per voi, amici della bilancia. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un like, con un commento. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere il video o abbonarvi al canale se volete iniziare un percorso di crescita con me. Io vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!